E dopo il tanto hype generato da AlphaTauri, finalmente sappiamo come si chiamerà il team satellite di Red Bull. Il team di Faenza ha ufficializzato il suo nome, che sarà Visa Cash App RB, e questo rebranding di AlphaTauri ha un significato ben preciso: rilanciare il team di Faenza, cercando di portare il team nella scia di Red Bull, ma non solo, si affiancano nuovi sponsor tra cui Visa e Cash App per supportare il team e per portare avanti l'uguaglianza nel motorsport. Poi ci arriviamo perché. Ed è stata ufficializzata anche la data di presentazione, che sarà l'8 febbraio a Las Vegas per il team di Faenza. Intanto i piloti scenderanno in pista a Imola con l'AlphaTauri del 2022 per riprendere il feeling prima della stagione 2024. E nel video di oggi andiamo a approfondire questa partnership tra Red Bull e Visa Cash App RB, quali possono essere i timori per gli altri team, ma soprattutto qual è il piano a lungo termine. Vi dirò anche la mia sulla scelta del nome e sull'affiancare uno sponsor all'interno del nome stesso del team, ma non solo. Nel corso del video andiamo a vedere nuovi ingegneri che arrivano a Maranello, che passano da AlphaTauri a Ferrari, e in più dobbiamo vedere anche la scelta di Ferrari, che vuole debuttare nel mondo della vela, annuncio che è stato fatto recentemente e dobbiamo quindi parlarne insieme. Ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi contenuti a tema automotive e Formula 1 e non volete perderveli, quindi mi raccomando attivate le notifiche, così ogni volta che pubblico un nuovo video venite avvisati e rimanete sempre aggiornati su tutte le notizie a tema Formula 1. Io sono Rastro, mi trovate anche su Instagram e ora iniziamo subito con il video, ma prima sigla. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, finalmente arriva l'ufficialità. Il team di Faenza si chiamerà Visa Cash App RB. Sappiamo che i nomi precedenti furono AlphaTauri dal 2020 al 2023, dal 2006 al 2019 il team si è sempre chiamato Toro Rosso, nome a cui tutti noi siamo fortemente legati, sia perché prima Toro Rosso utilizzava i motori Ferrari, l'ha fatto per tanti anni, ma anche per esempio perché Sebastian Vettel conquistò la sua prima vittoria in Formula 1 a Monza, a casa nostra, con una Toro Rosso. Ma questa è storia passata. Il nome non è Toro Rosso, ma Visa Cash App RB vuole avvicinarsi ancora di più alla sfera Red Bull, e Visa e Cash App sono nuovi sponsor sia per il team di Faenza ma anche per il team di Milton Keynes, e il Chief Marketing Officer di Visa, Frank Cooper III, ha confermato come per Visa sia un passo importante entrare nel mondo della Formula 1, e questa partnership ha spiegato che è di forte ispirazione alle persone comuni nel farcela, nel conquistare ogni step passo dopo passo, per migliorare ogni giorno durante ogni gara e ogni evento. Una mission che si affianca anche a quella di sostenere l'uguaglianza nel motorsport, specialmente nell'emancipazione delle donne e nel progresso economico attraverso le piattaforme di sponsorizzazione. Peter Bayer, che è CEO di Visa Cash App RB, ha confermato che per il team di Faenza questa che sta per iniziare nel 2024 sarà una nuova era, con una nuova identità e nuovi partner, rimanendo sempre ancorati alla tradizione di fucina di talenti, cosa che è stata AlphaTauri e prima Toro Rosso per diversi anni, ma con un focus maggiore nel competere nelle posizioni più importanti della classifica. Quindi Peter Bayer ha detto chiaramente puntano a migliorare da ora in poi anche nella classifica costruttori. Ora che c'è anche Laurent Mekies come team principal, ex direttore sportivo di Ferrari, anche Oliver Hugs, che è Chief Marketing Officer di Red Bull, ha detto che anche da parte di Red Bull c'è la volontà di spingere oltre Visa Cash App RB. Sappiamo che la macchina verrà presentata a Las Vegas l'8 febbraio. Dopo la presentazione a New York del 2023, anche in questa occasione il team di Faenza vuole rilanciare e fare una presentazione di tutto rispetto per sostenere non solo i fan in tutto il mondo ma specialmente quelli americani, grazie anche alla partnership con Cash App. E intanto sia Tsunoda che Ricciardo stanno facendo dei test per il 2024 girando a Imola con la monoposto 2022 per riprendere il feeling con la pista. E il responsabile dei programmi sportivi di Red Bull, ovvero Oliver Mintzlaff, ha dichiarato insieme a Peter Bayer l'obiettivo di rendere indipendente Racing Bulls dal punto di vista economico. Questo perché negli ultimi anni sia Toro Rosso prima che AlphaTauri poi hanno rappresentato una forte spesa per il gruppo austriaco di Red Bull, senza vedere reali prestazioni che potessero giustificare questa spesa eccessiva. E anche vedere che Red Bull ha rifiutato un'offerta di quasi $1 miliardo per AlphaTauri circa un anno fa ci dimostra la volontà del gruppo austriaco di voler rilanciare il team di Faenza, sia dal punto di vista economico con nuovi sponsor, ma soprattutto dal punto di vista delle prestazioni in pista. Insomma, il team di Milton Keynes vuole vedere risultati alla mano, e quindi c'è un forte
forte legame tra Red Bull e Racing Bulls, che per certi aspetti hanno stretto un legame commerciale, ma non solo, c'è anche un forte legame tecnico, ed è questo quello che preoccupa gli altri team. Infatti Racing Bulls potrà attingere a gran parte dei componenti che utilizza Red Bull. Sappiamo che a fine 2023 Zak Brown ha espresso le sue perplessità su questo progetto, e ora vi aggiungo anche la mia opinione. Secondo me questo rebranding di Racing Bulls ha un singolo obiettivo. Non dimentichiamoci che Red Bull ha sforato il budget cap nel 2021, nel 2022 non l'hanno sforato, nel 2023 non lo sappiamo ancora. Fatto sta che specialmente nelle stagioni dove erano più al limite, vedi quella 2021, Red Bull ha sempre fatto fatica a gestire i conti, e avere un team satellite più competitivo, cui puoi delegare più lavoro di sviluppo, magari in una direzione diversa rispetto al tuo team madre, aiuta molto anche nella gestione del budget cap, perché puoi provare degli aggiornamenti che magari non sai se funzionano sul team satellite, per poi portare gli aggiornamenti che funzionano nel team principale. E certo, può sembrare una mossa molto furba da parte di Red Bull, però in linea teorica va a oltraggiare il regolamento, perché altrimenti tutti gli altri top team farebbero la stessa cosa. Ferrari con Haas, Mercedes con Williams, e vedi che i team satelliti non hanno una loro indipendenza, ma vanno a sostenere il team madre. Quindi dal mio punto di vista bisogna intervenire sul regolamento in maniera più chiara per vietare questo tipo di situazioni. Dal mio punto di vista penso che sia sbagliato che un team in Formula 1 abbia la proprietà di un altro team con cui si compete nella stessa categoria. Penso che ci sia un forte conflitto di interessi, però ad oggi questo non è sanzionato dal regolamento. È legale, anche se in linea teorica lo sappiamo che non è lecito. E quindi per Racing Bulls nel 2024 converrà avere una buona posizione in classifica nei costruttori, ma non oltre il quinto posto, altrimenti potrebbero sorgere dei dubbi non da poco, come è successo in passato con Racing Point e Mercedes. Quindi Visa Cash App RB certo deve andare più forte in questo 2024, anche con questo rebranding, altrimenti non se ne spiega il senso, ma sempre un po' col freno a mano tirato, per non destare dubbi agli altri team, che comunque vorranno vederci chiaro su questa situazione. Se volete sapere la mia opinione sul nome, a me non piace. Io sarei tornato indietro a Toro Rosso, che personalmente sono molto affezionato ed è un bellissimo nome. Racing Bulls non è male, però aggiungere gli sponsor, ovvero Visa Cash App, nel nome del team non mi piace come scelta di una squadra di Formula 1. È successo anche con Monogram Haas o con Stake F1 team satelliti che alla fine vanno a prendere i soldi da questi sponsor, che diventano gli sponsor principali del team, e quindi si prendono l'identità del team stesso, che è qualcosa che non dovrebbe mai succedere in Formula 1. Ci sa che siano lo main sponsor del team, ma non metterli nel nome. Metti il loro sponsor grande sulla vettura e basta e avanza. Invece no, questo è stato un po' uno step successivo, ovvero di mettere gli sponsor nel nome del team per dare credito a queste sponsorizzazioni. Ma ora parliamo di Ferrari. Infatti sono in arrivo nuovi ingegneri dalla sfera Red Bull Alfa Tauri. Sappiamo che l'anno scorso tra Vasseur e Horner ci sono state diverse discussioni per liberare Laurent Mekies da Ferrari e mandarlo in Alfa Tauri come team principal del team di Faenza, e sappiamo che Vasseur ha ottenuto uno sconto sul gardening leave di diversi ingegneri che sono passati da Alfa Tauri e Red Bull, che arriveranno in Ferrari prima del previsto nella gestione sportiva. E dobbiamo anche aspettare Loic Serra, che è il colpo più importante fatto da Ferrari, ingegnere che proviene da Mercedes e che arriverà nel corso del 2024. E questa mossa di Laurent Mekies, che ha fatto ottenere a Vasseur uno sconto sul periodo di gardening leave di diversi ingegneri, non è una mossa da poco. Ci mostra che Ferrari piano piano sta riacquisendo un po' di potere politico. Adesso calma, non cantiamo vittoria, però già Vasseur rispetto all'epoca precedente di Binotto si sa imporre un po' di più sugli altri team principal e sa come ottenere ciò che vuole. C'è una visione chiara del team. Nel 2023 Vasseur è stato fondamentale per reclutare nuovi ingegneri a Maranello, che secondo me è il punto più critico di Ferrari in questo momento, non avere dei ingegneri di spicco provenienti da altri team, ed è quello su cui sta lavorando Vasseur e ha fatto gran parte del lavoro anche nel 2023. E i vari discorsi fatti anche con Christian Horner nel 2023 hanno toccato diversi nomi, alcuni di primo livello e altri invece di secondo e terzo. Arriveranno quindi nuovi ingegneri di diversi livelli, su cui Mekies è riuscito a limitare il periodo di gardening leave a 6 mesi, e questi ingegneri hanno smesso di lavorare a Milton Keynes e a Faenza nel corso dell'estate, così da iniziare a lavorare a Maranello già da quest'inverno. E Vasseur ha voluto rinforzare 3 aree principali: quella della performance, simulazione e pneumatici. Fondamentale quindi la dinamica del veicolo, e l'obiettivo di portare ingegneri nuovi a Maranello che possano rinforzare il team di Enrico Cardile, portare idee nuove che provengono da altri team e nuove conoscenze per lavorare non solo ai progetti futuri ma anche sul presente in queste stagioni prima del cambio al regolamento del 2026. Sarà interessante
interessante vedere se faranno una vera e propria differenza anche in questi anni. Fatto sta che c'è anche da rispettare uno schema gerarchico in Ferrari e non è facile affermare la propria voce quando si è nuovi all'interno di un team. Però strada facendo vedremo se le scelte fatte da Vasseur saranno quelle giuste. E attenzione che la nuova monoposto del team di Faenza, questa Racing Bulls, avrà le sospensioni di Red Bull con lo stesso schema, pull row dall'anteriore e push row dal posteriore, quindi cambierà rispetto all'anno scorso e questo è un ulteriore passo nella direzione di Red Bull, cosa non da poco, e la vedremo prima del team di Milton Keynes perché si svelerà l'8 febbraio. Concludo parlando di Ferrari che sbarca nel mondo della vela. Il team principal che guiderà questo nuovo progetto sarà Giovanni Soldini, incaricato da John Elkann, e questa esperienza nel mondo della vela sarà fondamentale per ampliare la conoscenza nel mondo dell'aerodinamica, con soluzioni innovative e utili per aumentare il know-how anche per la produzione e sviluppo di auto sportive. Sappiamo che Giovanni Soldini ha lavorato per tanti anni in Maserati e per questo è stata la persona incaricata in quel ruolo. Sappiamo che già Red Bull con Oracle e Mercedes con Ineos sono sbarcati in passato nel mondo della vela, con un conseguente aumento delle conoscenze dal punto di vista aerodinamico delle barche e soluzioni che poi sono state anche applicate nel mondo delle auto sportive. Penso anche al mondo della Formula 1, anche se sappiamo che non si possono utilizzare le ore di sviluppo nel mondo della vela per migliorare l'aerodinamica della Formula 1, perché tecnicamente questo è illegale da regolamento. È difficile controllare questo parametro perché, siamo sinceri, è difficile giustificare il lavoro compiuto. Quando si parla di aerodinamica qualsiasi studio va a vantaggio di entrambe le discipline, però sicuramente questa è una nuova sfida di Ferrari che ha fatto bene a intraprendere e vedremo come crescerà nel corso del tempo. Ci tengo anche a aggiungere due parole sul rinnovo di Leclerc in Ferrari, che abbiamo visto è stato annunciato dalla scuderia e probabilmente sarà fino alla fine del 2026 oppure un pluriennale che può andare o fino alla fine del 2028 o fino alla fine del 2029. Vedremo, sarà annunciato nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Fatto sta che questo rinnovo tra Leclerc e Ferrari è importante per dare solidità al team, fermare il primo pilota nella scuderia per dargli continuità, e questo dà molta fiducia anche al monegasco. Sappiamo l'amore che c'è tra lui e la Ferrari ormai da quando era piccolo, quando guardava le gare da Monaco, fuori dal balcone che sbirciava per vedere la Ferrari correre in pista. Quindi sicuramente questa è una mossa positiva da entrambe le parti. Ovviamente Ferrari deve confermare dei risultati in pista che portano il monegasco a poter lottare per il titolo, perché quella è la cosa più importante alla fine. Per questo vedremo di quanto sarà il contratto, però secondo me Leclerc comunque metterà delle clausole per salvaguardare il suo futuro. Tutti speriamo che Leclerc possa diventare campione del mondo con la Ferrari, sarebbe un sogno, e quindi nel caso le cose tra Ferrari e Leclerc non debbano andare bene nei prossimi anni, possa avere una clausola liberatoria che gli permette di cambiare team e provare a lottare per il titolo con qualcun altro. Ovviamente la nostra speranza è che nei prossimi anni, specialmente al 2026 in poi, possa lottare per il titolo con Ferrari. Vedremo, ma ditemi cosa ne pensate nei commenti di questo rinnovo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del nuovo nome di AlphaTauri, ovvero Visa Cash App RB. Vi convince? Non vi convince? Siete abbastanza spaventati di questa collaborazione tra Red Bull e Racing Bulls? Ditemi la vostra nei commenti. E sono curioso di sapere anche cosa ne pensate dei nuovi ingegneri che arriveranno in Ferrari, che hanno avuto uno sconto sul Gardening Leave, e delle mosse fatte da Vasseur, sia in Formula 1 e anche di questo debutto di Ferrari nel mondo della vela. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana parliamo di auto e Formula 1. Qui da Rust è tutto, ci vediamo a un prossimo video.